Ciao a tutti, mentre sono qui ad aspettare il pullman, volevo parlarvi di un argomento che credo interessi tutti noi, la vendita di Lindel Lab. Sappiamo che Lindel Lab recentemente è stata acquisita da parte di altre due società. Vediamo di capire meglio i dettagli di questa acquisizione. Il giorno 9 luglio, sul sito della Linden Lab, appare una notizia sconvolgente per la community di Second Life. Linden Research ha annunciato oggi la firma di un accordo con cui verrà acquisita da un gruppo di investimento guidato da Randy Waterfield e Brand Oberwager. La chiusura dell'acquisizione è soggetta all'approvazione normativa da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria negli Stati Uniti in relazione allo status di Tilia come trasmettitore di denaro con licenza, nonché ad altre consuete condizioni di chiusura. Alla chiusura, Mr. Waterfield e Mr. Oberwager si uniranno al consiglio di amministrazione di Lindell Lab, così leggiamo dalla pagina ufficiale della Lindell Lab. Nel frattempo, siccome il pullman non arriva, io mi incammino a piedi. La notizia è arrivata per molti come un fulmine a ciel sereno, fatta eccezione per i pochi fortunati che, avendo contatti diretti con la Linden, hanno avuto la notizia in anteprima. L'acquisizione non si è ancora perfezionata, in quanto è soggetta ad approvazione da parte dell'autorità di regolamentazione finanziaria, quindi restiamo in attesa di conoscere l'evoluzione di questa acquisizione. Il punto delicato della transazione sembra essere Tilia, in quanto trasmettitore di denaro con licenza. Le esternazioni del CEO di Lindell Lab sono entusiaste, come si può leggere direttamente sul sito ufficiale, di cui lascio riferimenti per chi volesse approfondire. L'aspetto che mi interessa maggiormente è come la community ha reagito a questa notizia. Ho aspettato un po' di tempo prima di affrontare questo argomento, proprio perché volevo sentire le opinioni della gente sui social, forum, eccetera. Al momento ho osservato due macro categorie. La prima che sostiene che Second Life è morta. La seconda che ritiene questa acquisizione un modo per avere liquidità immediata da utilizzare per lo sviluppo di Second Life. Nella terza microcategoria ci sono io e poche altre persone che hanno molte perplessità e poche certezze. La prima fonte di dubbio è data dal fatto che nessuno dà denaro per non avere nulla in cambio, quindi questa acquisizione avrà sicuramente delle ripercussioni su Second Life. Se questi effetti saranno positivi o negativi, al momento non è dato saperlo, solo il tempo sarà in grado di rispondere a questo interrogativo. La seconda fonte di dubbio è relativa al complessivo andamento economico di Second Life. Infatti, se è necessaria questa acquisizione, significa che le cose non vanno poi così bene. Nessuno vende le partecipazioni di una società che va a gonfie vele rinunciando al potere della maggioranza. Un qualche sentore di malessere c'era già stato quando abbiamo visto mettere in vendita nomi e cognomi per cifre elevate e cercare di ottenere recuperi di denaro attraverso piani premium più costosi, più altri introiti recuperati da tassazioni più elevate che hanno colpito i creatori e di conseguenza i consumatori. La salute di una società è data da tanti aspetti, di cui i profitti annuali sono solo una parte. Di Second Life conosciamo i ricavi, ma non i costi, e se non conosciamo i costi non conosciamo nulla, perché i ricavi senza i costi non ci dicono molto in termini di redditività. Per concludere, non me la sento di dire entusiasticamente non c'è nulla di cui preoccuparsi, è una grande opportunità, ma nemmeno certamente di dire Second Life è morta. L'unica risposta seria la darà il tempo, ma per questo dobbiamo aspettare. Spero che questo investimento permetterà a Second Life di andare verso quella che sarebbe la sua meta più ambiziosa, la creazione di un metaverso di successo. Vabbè, che vi devo dire, qui i pullman non arrivano, a piedi è lunga, meno male, in Second Life c'è il volo. Ciao!